domestico è una sorta di mondo, nel senso che ha anche una sua ecologia interna, perché poi insomma su cosa il domestico dovrebbe essere ognuno ha un'opinione, addirittura ognuno ha una morale, sia che lo sappia sia che non lo sappia, perché ci si ritrova a scoprire di avere una morale su alcune cose senza neanche averla decisa, averla programmata, averla immaginata, no? A volte addirittura forse neanche la condividi la morale che scopri di avere. E per me naturalmente il domestico è un luogo dove io faccio sostanzialmente emergere dei rimossi, quel luogo in cui tutto è familiare e noi sappiamo che quando qualcosa è familiare noi smettiamo di osservarla, smettiamo di capire, diciamo, il potere che questa ha su di noi o che noi abbiamo su di essa. Questi rimossi per me funzionano un po' da campanelli di allarme. Per me si tratta di offrire delle occasioni di sospetto, delle occasioni di tradimento che gli oggetti intorno a te ti possono offrire proprio perché tu in fondo non li vedi più e quindi questo per te è un modo di rivederli, cioè di rimetterli in questione. Questa scultura si chiama Il Danno ed è una scultura appunto realizzata da me in resina e poi naturalmente su questo body, che è un body post parto, rappresentano sostanzialmente una forma di contenimento, ecco. Quello che interessava a me era proprio far emergere come, per quanto tu voglia, diciamo, contenere una certa identità, no? Una certa immagine che corrisponde ad un'identità, che dovrebbe corrispondere a un'identità, certe cose naturalmente non si possono contenere, per cui io le ho enfatizzate moltissimo nelle parti che il body lascia libere. Il domestico è cambiato rispetto alle generazioni precedenti, anzi è cambiato grazie alle generazioni precedenti. Certe cose non credo che siano mai cambiate, nel senso che certe forme di potere così sotterranee, in fondo, secondo me, sopravvivono a tutte le rivoluzioni, cioè sono delle tendenze a cui infatti dobbiamo sempre stare attenti, dobbiamo sempre tenere sott'occhio, perché non è detto che abbiamo davvero poi gli strumenti culturali per combatterle. Ed è per questo che poi mi interessa il livello psicanalitico, perché ci sono rivoluzioni che possiamo avere adottato nel nostro stile di vita e che tutto sommato non è detto che ci appartengano proprio intimamente, no? Cioè puoi godere di libertà che non senti. Credo che questo tra l'altro sia anche una questione generazionale, per esempio, della mia generazione e di quelle, soprattutto di quelle dopo di me, che hanno libertà che quasi gli pesano, che è quasi troppo, no? Che non si sa gestire. Il dogmatismo del femminismo delle precedenti ondate non permetteva, come fanno adesso le ragazze, di mettere le ciglia finte o di riesibire una sorta di rinnovata sensualità, no? Cioè invece forse è qualcosa che può essere cambiato, perché non necessariamente questi segni rappresentano le cose che rappresentavano allora. Oppure adesso si può ripensare ad un femminile anche tradizionale, ma riuscendo a come dire, scartare la parte che era di assoggettamento, di schiavitù, di colonizzazione da parte del patriarcato. Ecco, io penso che la mia generazione sia esattamente quella in mezzo a questa cosa qua, cioè che sta cercando, e non so se ci si riesce, però che si sta cercando di rinegoziare anche tante cose che durante la prima battaglia in fondo dovevano essere messe da parte, dovevano essere perdute. Il mio punto di riferimento assoluto per il femminismo è Carla Lonzi, che è assolutamente radicalissima, cioè che è super estrema. Io non rivivo il femminismo o la mia vita di donna in maniera così estrema, però ho ben presente che cosa significa, cioè innanzitutto perché posso farlo, perché qualcuno prima di me ha fatto quelle battaglie,
Però tenendo a mente da dove viene la mia libertà, che la mia libertà è un'eredità conquistata attraverso quelle battaglie e attraverso quella radicalità, che quella radicalità sia stata necessaria. Oggi non è necessaria la stessa radicalità, perché sarebbe in un certo senso forse anche ridicolo cercare di farlo, perché il tempo cambia, la contemporaneità cambia e le cose cambiano. Però la mia generazione credo che tocchi di riconfigurare, appunto, cioè di rinegoziare il significato di alcune cose, cercando di farle proprie e stando attenti a non ricadere dentro modelli di un certo tipo. Quindi questa, secondo me, è la differenza principale tra me e un artista dell'età, diciamo, della cultura di Martha Rosler. Bisogna non ricordare nulla e provare a dormire senza sonno, ornarsi di amuleti, avere fede nel fatto che saranno d'aiuto. Bisogna avere fede in qualsiasi segno, ascoltare attentamente il proprio ventre, agire secondo le proprie sensazioni. Bisogna non ricordare nulla e provare a dormire senza sonno, tornarsi di amuletti, avere fede nel fatto che sia un aiuto. In questo contesto nessuno è matto, almeno ciò non si può asserire nei confronti di nessuno. Molti di quelli che erano matti prima ora si mettono in mostra molto bene come combattenti coraggiosi, convinti delle idee degli altri. Io lavoro anche sulla violenza, no? Sul tabù della violenza, cioè sul fatto che la violenza è anche quella innanzitutto che noi esercitiamo e non è solo quella che noi subiamo. Infatti il mio lavoro viene anche giustamente poi incasellato sul tema del genere, e in un certo senso è anche vero, però a me interessa soprattutto la violenza che noi esercitiamo, che non accettiamo di esercitare. Quello che mi interessa tanto della violenza è l'addomesticamento, più che appunto la violenza in sé. Perché l'addomesticamento è quella trasformazione che ognuno di noi subisce e a cui partecipa più o meno consapevolmente, più o meno deliberatamente, e che poi ci costruisce quegli orizzonti di verità di cui poi ognuno di noi è convinto. Ecco, a me interessa proprio entrare in questi orizzonti di verità per vedere che cosa succede. Questo si lega un po' al fatto di utilizzare tanti linguaggi diversi, perché è un piacere vedere che sono anche le cose che ti parlano, no? Cioè sono anche le cose che stanno nel mondo, che ti fanno queste domande, che ti danno queste occasioni di trasformazione della realtà, di sospetto. Quindi non si tratta tanto per me di prendere un linguaggio e approfondirlo, per quanto poi mi possa anche interessare e piacere, ma mi interessa proprio rimanere su dei discorsi che appartengono al mondo e vedere come si possono declinare attraverso linguaggi diversi, perché poi ogni linguaggio ti tira fuori, capito, una cosa che tu non avevi neanche immaginato, che no? Ti trasforma anche quello che avevi cercato di cominciare a fare tu. Alcuni dei presupposti teorici sui quali la mia ricerca è cresciuta sono sicuramente stati quelli di Judith Butler, sull'idea di performatività. È proprio sull'idea che questa identità in un certo senso si costruisca facendo, o che la società in un certo senso attribuendo determinati nomi a quello che fai, ti faccia indossare questi nomi e tu indossandoli sostanzialmente li ricrei. In questo senso anche Lacan mi ha sempre interessato. Lacan tra l'altro mi interessa perché parla di dimensione simbolica, cioè del fatto che la, la comunicazione, cioè la parola è simbolo. Perché? Perché
la stessa parola per me e per te può significare, la stessa identica parola può significare due cose diverse, quindi se da una parte ci permette di comunicare, quindi di trovare una via di mezzo, d'altra parte ognuno di noi si può identificare in quella parola una cosa completamente diversa e autentica nella differenza. Negli ultimi anni sento il bisogno di crearmi un mondo mio che non debba necessariamente, diciamo, risolvere quei conflitti che giustamente e anche meravigliosamente, in un certo senso, la teoria anche femminista, ma anche di altri tipi, fa emergere. Mi interessa anche tanto chi dice delle cose assolutamente balorde, chi dice delle cose assolutamente che per me sono bestemmie, però mi interessa perché mi interessa proprio innanzitutto il confronto con chi dice cose su cui non sono assolutamente d'accordo. Proprio per vedere i limiti di quello che anche io penso. E poi mi interessa sempre innanzitutto la dimensione poetica, che è una dimensione che è trasversale. È trasversale a tutte le teorie, è trasversale a tutte le scuole di pensiero, a tutte le ideologie e ripeto, riprendendo quello che dicevo prima, di appunto dell'arte che si appoggia alla teoria, bisogna secondo me stare attenti perché si finisce per cadere in una dimensione ideologica che finisce per trascurare quella estetica. Invece io sono un artista che pensa che la dimensione estetica sia fondamentale, proprio l'idea anche la stessa idea del sublime, l'idea anche Dada in un certo senso, cioè per me c'è un po' di surrealismo in fondo nel mio lavoro, per me questa dimensione estetica è preponderante, è potente, cioè mi interessa che la dimensione estetica sia più forte in un certo senso di quella teorica, perché quella teorica rischia di diventare ideologica e a me interessano le viscere, cioè a me interessa proprio diciamo l'impatto fisico anche con l'opera, quindi in questo senso, per questo dico in questo senso negli anni la dimensione teorica è stata non meno importante, perché naturalmente è importante, però quella estetica è diventata sempre più importante. C'è moltissima arte oggi che è arte grandemente ideologica, cioè quasi esclusivamente ideologica, cioè arte di attivismo, dove non conta quasi più per niente la dimensione dell'esperienza estetica, cioè della costruzione di un rapporto percettivo con l'opera, perché l'opera diventa quel luogo dove può avvenire una sorta di riscatto sociale, può avvenire un momento di politica incarnata. Per me la politica si incarna innanzitutto nella poesia, che è una parte della dimensione estetica. Quindi in questo senso la teoria naturalmente è necessaria perché è nutrimento, però mi interessano soprattutto le viscere che sono una risposta esclusivamente autentica, che è una risposta mia, cioè mia e basta, diciamo. Il progetto con Dior diciamo che è stato molto importante per me, anche a livello anche artistico, strettamente artistico, perché mi ha permesso di mettere insieme una serie di elementi che appartengono al mio lavoro che è da tanto tempo che volevo mettere insieme. Da tempo avrei voluto realizzare una sorta di stanza degli specchi, sostituendo gli specchi del re simbolicamente i miei specchi, perché come sappiamo insomma la stanza degli specchi dentro la Galleria di Versailles è esattamente la stanza del potere per eccellenza, perché il re per sfoggiare il suo potere, no? Utilizzava questa stanza e soprattutto questi specchi che all'epoca erano molto costosi.
L'idea quindi di sostituire a questi simbolicamente i miei significava sostituire ad un'immagine che poi molto ha a che fare con l'identità, che è quella che si incontra nello specchio, un'immagine invece che presenta il conflitto, che ti fa fare un movimento diverso rispetto a quello che vivi quando ti guardi allo specchio. Per cui c'era una sorta di comunità di intenti e tutto nel massimo rispetto e nella massima libertà. Per cui ecco, per me è stata una grande occasione lavorare su una scala monumentale e lavorare anche con un pezzo di patrimonio culturale mondiale come è quello di Versailles. C'è un gran parlare naturalmente di cosa fare di quei monumenti che non rappresentano più la storia che viviamo oggi, no? Se buttarli a terra, se lasciarli solo come testimoni. Ecco, la Reggia di Versailles è di una bellezza straordinaria, per questo ha un grande prestigio, una grande maestà, non è qualcosa che sogneremmo mai di buttare a terra, no? Di distruggere, però possiamo farvi degli interventi di riappropriazione simbolica e questo è quello che io insieme appunto a Paola Ugolini e a Maria Grazia Chiuri sono riuscita a fare. La mia casa è una casa non finita. Non riesco mai a concludere qualcosa. Mi compro un mobile ma non lo monto. Mi compro uno specchio ma non lo attacco. Ho dei quadri che da 4 anni aspettano di essere attaccati al muro. Ho un lampadario che devo ancora finire di montare. Non riesco a concludere, non riesco mai a chiudere il cerchio. È come se avessi paura che una volta chiuso il cerchio dovessi andarmene da questa casa. È una cosa strana che non capisco, che mi è successa nelle altre case, ma che più vado avanti con l'età e più non riesco a chiudere. Non lo so davvero come mai. Quindi ho una serie di oggetti poggiati per casa che sono lì nel loro posto, ma che non è il loro posto, ma che lo è diventato. Dovevo fare una mostra al Museo del Novecento, dove poi ho messo poi effettivamente, ho fatto una rassegna delle mie performance, però parallelamente io e la curatrice Carlotta Biffi abbiamo deciso di provare a fare un progetto digitale. Cosa significava fare un progetto digitale? Cioè non significava prendere le opere che hai già fatto, fare delle opere e metterle nel mondo attraverso gli strumenti digitali, ma pensare a qualcosa che utilizzasse il digitale già come linguaggio, no? Per cui quello che ho fatto è elaborare un testo sostanzialmente che poi ho anche detto a voce, nel quale chiedevo cosa volevo, diciamo, cosa mi aspettavo che le persone che ascoltassero facessero, e ho chiesto di parlarmi del loro domestico, cioè di quello che loro intendevano per domestico, della loro esperienza del domestico, che poteva riguardare la propria vita o gli oggetti del domestico, cioè il rapporto che queste persone avevano con gli oggetti della loro casa, cioè della loro vita, che cosa potevano rappresentare, che cosa gli dicevano questi oggetti. E le persone mi hanno raccontato i loro fantasmi, la loro esperienza di quella dimensione appunto allegorica, fantasmatica, che gli oggetti con cui convivono, se li guardi bene, ti raccontano. Guardare un oggetto e cercare di capire cosa ti dice è un bel salto nel buio, cioè ci vuole un gran bel coraggio a fare questa cosa. E questo l'hanno fatto in tanti, e per cui è venuto fuori questa specie di coro, no? Di coro sulla dimensione domestica che racconta un'intimità che appartiene a chi? Cioè sì, a te, però appartiene anche alla tua casa, appartiene anche alle persone che vivono con te, cioè appartiene a tutto quel blob che è la tua vita, cioè quell'insieme di forze, no? che attraversano la tua vita
e che in questo caso sono state raccolte appunto su una piattaforma digitale che le ha restituite al mondo. Allora, sicuramente la Sicilia, per quanto mi riguarda, questa visceralità in un certo senso viene anche da una sorta di educazione alla visceralità, tutto sommato, che non posso dire che sia un'educazione che hanno tutti i siciliani, naturalmente, però nel mio caso penso che questo sia vero. Poi ripeto, essendo stata anche un atleta e avendo fatto sport in maniera agonistica, qui ho anche preso le misure, perché tu quando fai sport in un certo modo prendi le misure del tuo corpo, cioè ti metti alla prova la tua forza, no? Le tue leve, capisci che il tuo corpo ha una meccanica, lo esplori, no? Lo conosci. E tra l'altro da donna, da ragazza è importantissimo secondo me trovare un modo per esplorare il tuo corpo. Quindi non solo poi attraverso quella che può essere la sessualità, ma anche in un'altra direzione, no? Metterla alla prova. E sicuramente della Sicilia nel mio lavoro c'è la tendenza, cioè per me la sicilianità è anche questo, poi io per carità non vivo in Sicilia ormai da 20 anni, per cui, però le radici che io trovo a livello paradigmatico, che partono dalla Sicilia e arrivano al mio lavoro, sono proprio il rapporto con il silenzio, le cose che crescono nel silenzio, le forme di comunicazione non verbale che sono molto importanti, cioè quella lettura della realtà che non passa per delle dichiarazioni, no? Ma quei rapporti di forza sotterranei che non si leggono facilmente, che sono abbastanza tipiche della cultura siciliana, ed è una forma di sofisticazione quella di cui io parlo, cioè una forma molto raffinata di comunicazione che per essere compresa ha bisogno di un orecchio particolare, cioè di saper leggere certi codici, di riconoscere certi codici, che sono codici estremamente sofisticati. Una delle ragioni per cui io amo tanto vivere a Roma è che Roma secondo me è esattamente l'opposto, cioè tutto è dichiarato in maniera molto esplicita, no? C'è una grande, rispetto alla Sicilia c'è una grande, come si dice, estroversione, c'è anche questo sentire di poter dire veramente tutto in faccia a qualcuno, cioè la cultura siciliana è molto più riservata da questo punto di vista, e in questo il mio lavoro secondo me è molto siciliano, cioè in questo leggere dei rapporti che si esprimono in maniera più sotterranea, cioè in maniera più sofisticata, più codificata, ecco. Per me è stata una città accogliente, poi sul fatto che ci sia tanto da fare, tanto da cambiare, tanto da lavorare, che siamo parecchio indietro rispetto ad altre città, anche quello è vero, però per la mia esperienza, cioè io posso solo che essere contenta. Poi è chiaro che una città come Roma vedi talmente tanto potenziale e dici cavolo, potremmo, no, potremmo fare chissà che. D'altra parte io non sono neanche una fan dell'ultracontemporaneo, cioè non penso anche che le città abbiano la loro vocazione, cioè non è che penso che Roma deve diventare Tokyo o deve diventare Dubai, quello no, perché il mondo, cioè, è bello che mantenga una sua varietà. Io vivo adesso tra qui e Londra
ed è una condizione ideale perché Londra d'altra parte appunto ha una vocazione più contemporanea, più dinamica, e quindi vivere tra qui e lì è bellissimo. Naturalmente come base però io preferisco questa e mi verrebbe molto difficile andare a vivere solo a Londra. Il mondo dell'arte non è stato tutto sommato così aperto, però è andata bene, cioè io posso dire che sia andata molto bene, perché penso che la città sia troppo bella, innanzitutto, e quindi già di questa bellezza uno non possa che essere grato in ogni caso. Le persone sono molto inclusive e dico mai come adesso credo che sia importante riconoscere questa cosa. Per me è stata una città che mi ha cresciuta, cioè è anche che nonostante io sia stata anche lontana dagli affetti principali, in cui mi sono molto divertita, in cui mi sono sentita amata, in cui credo di essere migliorata, perché appunto magari, come dicevo prima, no? Cioè, i siciliani siamo molto più riservati, anche più permalosi, a Roma impari un po' invece a prenderti meno sul serio. Trovo che questo non è che sia giusto, ma trovo che sia un miglioramento della vita infinito. Io lo ritengo ancora una delle più belle città del mondo.